In Venice nasce per restituire un tempo dedicato, misurato e condiviso come alternativa ai tradizionali format espositivi, in cui tutto accade rapidamente e il progetto tende a frammentarsi. Venezia accoglie questa esperienza in luoghi autentici dove architettura, arte e cultura del fare si intrecciano. Spazi reali, già abitati dalle collezioni Fantin e differenti per natura, storia e funzione. In Venice si configura come una promenade architetturale, un percorso rivolto ad architetti e interlocutori del progetto, fondato sulle qualità del confronto e dell'ascolto reciproco. 3 giornate consecutive, organizzate in piccoli gruppi su invito, secondo una progressione scandita dai luoghi con attraversamenti e dai tempi condivisi. En Casa de la Sense, realment, quan l'he vist la primera vegada, he entès sensacions, les mateixes sensacions que tens del color, la mateixa sensació de dir, ostres, això és casa meva. Casa della Sensa è un posto dove la gente può venire a Venezia e vivere come un veneziano. La sensazione che abbiamo avuto è che la gente si sente proprio come a casa. Venezia è una città costruita sulle contaminazioni, sui contagi culturali, sociali, quindi noi siamo contenti quando la gente viene a contagiarsi da noi. Dues coses que jo sóc molt fan, primer és del color i després del material. Per mi el ferro, i Fantin ha aconseguit aquesta barreja del color amb la matèria. A Casa de la Sense he tingut l'oportunitat de fer una decoració sencera de tot un palazzetto. La primera idea era jugar sobre el color, com a colorista que sóc. Casa della Sensa è proprio una casa anche a livello geometrico, cioè la classica casa veneziana. È una casa dove si soffre, dove noi viviamo, dove si ama, dove passa gente. È una casa dove la gente viene a vivere, anche se solamente per 2 giorni, per 3 giorni. Per mi Fantin és color i harmonia, bàsicament. Palazzina Masieri è un luogo iconico dell'architettura moderna veneziana. It represents a lot. Actually, it represents Venice. For me, Venice, it's a mix of history, of old architecture, and very modern contemporary art. Here we have a building which facade is from the 17th century in bricks, a small facade, and then on the back we have this amazing building by Carlo Scarpa, which is a totally new, I mean from the 80s, building, a totally modern architecture. Il progetto nasce per una valorizzazione culturale di questo bene, ha compreso una parte del restauro conservativo del bene, una valorizzazione del luogo attraverso le mostre che vengono realizzate in partnership. Siamo all'ultimo piano della Palazzina Masieri. Questo è un luogo che viene abitato, destinato diciamo, agli uffici. Abbiamo scelto gli arredi Fantin perché sin dall'inizio arredare un luogo come questo diciamo, non è una scelta tutt'altro che semplice, per cui cercavamo degli arredi con delle linee pulite, assolutamente contemporanei, che avessero una certa neutralità. Qui gli arredi quasi scompaiono perché quello che deve parlare è l'architettura. Il concetto fondamentale che deve avere un arredo, non parlare tanto di sé ma far parlare ciò di cui si circonda.
L'archivio progetti dell'Università UAV di Venezia è un luogo aperto. Un luogo aperto non soltanto agli studiosi, ma è aperto a tutta la comunità. È un archivio che custodisce i materiali e i modelli, i disegni, gli elaborati grafici che hanno in qualche modo caratterizzato l'architettura del secolo scorso, e quindi si tratta di una collezione di oltre 100 fondi che riguardano non soltanto l'architettura, l'urbanistica, ma anche il design e soprattutto anche la fotografia. Quando una nostra tirocinante, aprendo le scatole di Casali, ha scoperto la preziosità dei negativi che le conteneva, questa emozione è quella che è rimasta per me nel cuore ed è quello che cerco sempre di trasferire quando apriamo le porte dell'Archivio Progetti. Illuminare la ricchezza del nostro patrimonio, che non è solo un bene culturale, ma ha costruito la cultura progettuale e la cultura visiva nella quale siamo immersi. Ed è questo che attraverso i nostri diversi progetti cerchiamo di fare. L'importanza delle fonti primarie e quindi degli archivi, che sono un bene culturale, è strategica, perché da questa si sviluppa la ricerca e i progetti editoriali e espositivi che noi realizziamo. In maniera analoga, senza la conservazione e quindi anche gli arredi di Fantin, non è possibile conservare in maniera appropriata questo patrimonio. L'archivio è consultabile anche attraverso il nostro catalogo online, che consente di visualizzare e di studiare i materiali digitalizzati. Murano è un posto unico nel suo genere. In quest'isola è da più di 1000 anni che lavoriamo in vetro. In effetti la vita qua a volte sembra molto più lenta del normale. Pur essendo in un'isola molto tranquilla, corriamo molto. La nostra azienda Berengo Studio è nata nel 1989, è stata creata da mio padre Adriano Berengo, e lui ha avuto un'idea molto particolare, quella di lavorare con artisti contemporanei, artisti che di solito sono artisti visuali, non sono artisti del vetro, possono essere pittori, scultori, e vengono da noi con delle idee, dei progetti, a volte portano anche dei modelli, e assieme ai nostri maestri e al nostro team cerchiamo di tradurre le loro idee, i loro sogni impossibili a volte, principalmente in scultura. Quando Marco Berengo di Berengo Studio ci hanno affidato l'incarico di progettare il nuovo showroom, la richiesta fondamentale che davano era quella di avere la possibilità di generare un'uniformità del progetto. Già l'ambiente si presentava come un vecchio opificio, quindi il carattere industriale era già presente all'interno dello spazio, e quindi avevamo selezionato lo scaffale 1 come lo scaffale che poteva rispondere a questa caratteristica, anche perché oltre ad avere delle caratteristiche tecniche importanti c'era una gamma cromatica che faceva in modo che potesse assecondare tutti i diversi ambienti. Una soluzione che non diventasse protagonista, perché protagonisti sono le opere, quindi sono tutti gli oggetti esposti all'interno dello showroom. Fantin in Venice si è configurato come un dispositivo che attraversa contesti differenti, confrontandosi con la loro complessità. Dalla dimensione domestica alla modernità scarpiana, dall'archivio alla fornace, il progetto non occupa lo spazio, lo misura. L'industria non è neutrale. Ogni sistema costruttivo organizza lo spazio e nel farlo prende posizione.
Se l'architettura costruisce spazi, l'industria determina le condizioni perché possano diventare luoghi dotati di senso e identità. Ma l'architettura è anche nel sistema, nelle relazioni che attiva e nelle scelte che rende possibili. In una città che vive di stratificazioni, in Venice riafferma un ideale: il progetto è tempo, responsabilità, durata. È relazione che si costruisce lasciando traccia. Il progetto non si limita a mostrare collezioni di arredo, ma le mette alla prova in spazi carichi di memoria e significato. Fantin riafferma la solidità dei propri sistemi, non solo sul piano stilistico e strutturale, ma come capacità di abitare luoghi diversi, mantenendo la propria identità.